Ciao, buongiorno, mi chiamo Stefan Erta, che sono Export Manager per la Barberan. Sono qui con Florin, il nostro rappresentante e agente della Romania. Noi alla Barberan abbiamo 4 divisioni, diciamo rivestimento, laminazione, macchine di verniciatura e poi stampa digitale. Qua in Fiera Milano, Scilexpo 2024, abbiamo una macchina di rivestimento che abbiamo fatto per l'industria del PVC e l'alluminio. Una macchina di rivestimento che può rivestire dei profili in legno, ma questa l'abbiamo fatta per un'altra industria, PVC e alluminio come ho detto, perché ha degli optional che sono specifici per lavorare il PVC e l'alluminio. Per esempio questo sistema qua di primer automatico che viene gestito tutto dal controllo centrale con le ricette. Questo significa che se il nostro cliente per esempio lavora 100 profili, tutti i profili verrebbero salvati qua in sistema, tu scegli il profilo che vuoi lavorare, schiacci il pulsante e il sistema di primer automatico si aggiusta automaticamente a quel profilo. Quindi la quantità di primer che si applica, dipendendo dalla velocità di lavoro, dalla temperatura del profilo, il primer viene gestito in maniera automatica. L'operaio non deve venire qua ogni volta a controllare la quantità di primer che si utilizza, perché la gestione si fa dallo schermo principale in maniera automatica. Diciamo è una cosa nuova che volevamo presentare qua, ma l'abbiamo già ormai da 4-5 anni. E come tipo di colla che si usa? Pur, colla poliuretanica. Poliuretanica. Sì, colla Sempre poliuretanica. come per, Sì, per sì. legno. Per legno e per il PVC si utilizza colla poliuretanica pure. Le stesse colle, sì. Abbiamo qua una lampada LED di luce diciamo nera per controllare l'applicazione di primer. Qua possiamo vedere se l'applicazione di primer è buona o no. E poi il primer viene asciugato con questi laser qua, che si gestiscono in maniera automatica. Proprio in una combinazione laser con LED. Sì, più o meno, sì. Parte di Così. asciugatura. Questa macchina qua di particolare ha il sistema di giunzione automatica, significa che stiamo lavorando sempre con la bobina di sopra, ok? Ma l'operaio può preparare un'altra bobina qua sotto, lasciare la carta preparata qua per la giunzione. Quando stiamo finendo la bobina di sopra, Parte la bobina di sotto. la macchina riduce velocità in maniera automatica, fa la giunzione proprio lì, che ci sono delle ventose per avere la carta in posizione, una lama taglia la carta, si fa la giunzione e questo sistema gira così per lavorare sempre dalla bobina È un superiore sistema revolver, e poi sì. togliere quella che è finita e ricominciare a fare Proprio lo un stesso processo. cambio di utensile. Come un Sì, come un revolver. cambio, sì. Questo significa che si lavora non stop, produzione costante. Ok, poi parte la parte di segue la parte di pressatura. Sì, qua sarebbe la parte di laminazione, dove mettiamo la colla nella parte dietro della carta e cominciamo a fare il rivestimento. Dipendendo dal profilo, dipendendo dalla sagoma del profilo, bisogna posizionare le ruote di rivestimento in una maniera o in La un'altra. domanda, si può fare anche in modo automatico questo o semi-automatico? Sì. Anzi, È importante. in fiera l'anno scorso, Hannover, Ligna, abbiamo presentato un sistema di robot che sarebbe 100% automatico, ma l'industria ancora per quello lì non è Sì, un preparata, livello di investimento alto, superiore. sì. Ma noi abbiamo dei sistemi quasi automatici oppure semi-automatici dove il posizionamento della barra con tutte le ruote di rivestimento si può fa fare revolver, in maniera automatica, sì, con si le fa. colonne. Praticamente sono 3 sistemi, uno manuale, uno revolver semi-automatico e uno automatico tipo robot. Proprio così. Ok. Sì. Dipende un po' dal livello di automatizzazione che si vuole avere. In questo caso qua l'apertura delle ruote di rivestimento si può fare in maniera motorizzata. Questo è motorizzato, non è manuale. Sì. Quindi è Proprio un livello... il supporto dal pezzo. Ecco, sì, sì. supporto e parte di Sì, trainimento. si può aprire e chiudere in maniera motorizzata. Quando il rivestimento è fatto, soprattutto per il settore del PVC e l'alluminio, è molto comune mettere una pellicola di protezione sopra il profilo. Quindi questa macchina come optional standard viene con questo sbobinatore per mettere una carta trasparente di protezione sopra Sì, è uno il tipo rivestimento. semi-scotch. Sì,
Sì, per proteggere la superficie. Ecco, sì, molto comune nel settore del PVC e l'alluminio. Questa sarebbe una delle divisioni che abbiamo alla Barberan, rivestimento, ma come ho Sì. detto prima, Profili, lavoriamo... ha anche pannelli, Sì, anche pannelli, pannelli laminazioni. larghi fino a 1300. E vabbè, di più. Di Abbiamo più. fatto macchine fino a 2400 2400. per laminare pannelli. Piano, 2D, si può rivestire un po' i bordi, si possono rivestire un po' i bordi, ma di solito i pannelli sono 1400-1600, qualcosa così. Quindi rivestimento, laminazione e quello che ho detto prima di stampa digitale e macchine di verniciatura stiamo non presentando perché questo lo facciamo ormai da parecchio tempo, abbiamo circa 100 linee in tutto il mondo di stampa digitale, quindi possiamo fare questi pannelli, questo è totalmente digitale. Mettiamo sul pannello crudo È una cosa tipo high-tech. high-tech pazzesca, si Tecnologia può high-tech, lavorare a sì. velocità molto alte, il processo completo se bisogna mettere le vernici e anche fare una struttura, un 3D come abbiamo qua, la velocità di lavoro sarebbe 30-35 metri minuti, ma le nostre stampanti possono lavorare fino a 120 metri minuto. Ne abbiamo due ormai negli Stati Uniti lavorando a 120 metri minuti per il cartone, un settore completamente Cartone. diverso. Cartone. Print cartone. Sì, per il packaging, quei display che si vedono negli supermarket negli Stati Uniti per esempio, cartoni si possono stampare a 80 metri di solito, ma anche a 120 con queste linee che abbiamo. Quindi tutto questo è 100% digitale. Dopo il colore mettiamo una protezione con una vernice e dopo possiamo fare la struttura in maniera digitale, stampando digitalmente la struttura dove vogliamo avere la struttura, il 3D, e poi mettiamo la protezione finale. La struttura sempre sincronizzata con il disegno che abbiamo sotto, quindi è una roba veramente pazzesca. Praticamente effetto se viene toccato è incredibile. È Sì. incredibile. È tutto un 3D vero fatto a stampante. Proprio così. È chiaro con gli strati, quelli che servono. I pannelli che vi ho mostrato lì sarebbero per esempio per l'industria dei pavimenti e qua invece abbiamo dei pannelli che servono per l'industria delle cucine oppure per fare dei mobili. Il sistema è molto simile, questo è stampa digitale, 100% digitale. Qua non c'è la struttura perché stiamo mostrando delle finiture diverse, lucido, matte e super lucido per esempio. Il processo è simile ma si applicano delle vernici diverse per arrivare a un lucido Il specifico. grado di usura è diverso. Pavimenti hanno una usura in un modo, i pannelli di mobile hanno un'altra dedicazione. Il processo di primer, stampa digitale, protezione dopo, le vernici sarebbe più o meno lo stesso, ma qua non abbiamo la struttura, abbiamo una finitura più elegante per fare dei mobili, per fare delle cucine, i countertop che si dice in inglese, per esempio. Ci sono presenti anche in Romania linee importanti che fanno, diciamo, usano le macchine Barberan e stiamo spingendo per promuovere questa tecnologia che è importante, non è tanta conosciuta, ma il sviluppo deve essere. Piacere, ok, grazie Ok, Florin. mulțumim la Stefano. Grazie mille. Ok, sperăm în afaceri bune. Sì.